sia in lingua inglese che in spagnolo, ok? In maniera tale che tutti possano comprendere al meglio le risposte alle domande. Io direi di cominciare con la prima domanda. Ho qui il cellulare con tutte le domandine, le vado a leggere e rispondere direttamente. Allora, prima domanda. Ciao Ilaria, ti faccio due domande, quindi la prima domanda ne contiene già due. Qual è la prima cosa o valore che vorresti insegnare a tua figlia? Quale posto le vorresti far visitare come suo primo viaggio di famiglia e perché? Ok. Allora, la prima cosa che vorresti insegnare a tua figlia parlando di valori, sicuramente quello che vorrei certamente insegnare a mia figlia è avere rispetto di se stessa, in qualsiasi senso appunto si possa intendere e si voglia intendere. Avere rispetto della persona che si è, dei propri pensieri, della propria testa, dei propri principi, dei propri ideali, ci rende delle persone forti ed indistruttibili. Sicuramente è la prima cosa che cercherei di farle capire, cercherei di insegnarle, ed è anche una cosa che ricordo a me stessa quotidianamente. È qualcosa per la quale io tendo a stimare molto le persone, quindi trovo che sia un fattore molto importante per quanto riguarda proprio l'io persona, ed è una cosa che sicuramente le insegnerò: a non mancarsi mai di rispetto, a non farsi calpestare, soprattutto negli ideali. Quindi sì, sicuramente le insegnerei questo. E quale posto le vorrei far visitare? Allora, sicuramente quando sarà piccina non avrò la possibilità di viaggiare come sono abituata a fare, ovvero oltreoceano. Comunque organizzare viaggi molto lunghi e lontani, quindi cercherò di organizzare dei viaggi un pochino più alla portata della situazione in cui mi ritroverò quando sarà piccola, insomma, anche perché prevedo di organizzare già qualcosa quando lei avrà circa 1 anno e mezzo o 2. Se parlo dell'Italia, sicuramente ho tanta voglia di farle visitare Firenze, perché come alcuni di voi già sanno, Firenze è la mia città italiana preferita. Ho un legame particolarissimo con questa città, mi infonde tanta calma, tanta serenità, tanto è vero che ho sempre voluto vivere in generale in Toscana o comunque nei pressi di Firenze. È un posto che mi calma, mi ispira
sono sempre stata molto tranquilla e ho certamente con il tempo acquisito una sicurezza di me stessa non indifferente e sviluppato anche una sensibilità molto forte dovuta anche a tutto questo percorso sui social con l'ASMR. Quindi di base direi una bambina molto tranquilla e molto socievole, con una testa molto molto più leggera. Ero molto più propensa al fare piuttosto che al pensare, molto più concreta che altro. Oggi sono molto concreta, ma penso anche abbastanza prima di dare sfogo alla mia concretezza. La mia razionalità è sicuramente una tra le mie caratteristiche principali, ma devo dire che prima di agire concretamente trascorro veramente tante ore a riflettere sul come e sul perché fare una determinata cosa che magari da piccina probabilmente non avrei fatto. Ecco, forse da piccola ero un po' più istintiva, adesso invece ragiono, rifletto. Sarà anche il fatto che io sia cresciuta, ma di base sono sempre stata un po' così. Sicuramente ero molto meno sensibile, o perlomeno ho capito con il tempo di avere questa predisposizione alla sensibilità e alla empatia che sicuramente non credevo di avere. Qual è il tuo cibo preferito? Il mio cibo preferito è spaghetti alla busara, ovvero un primo piatto di pasta, in particolare pasta lunga tipo spaghetti o linguine, ancora meglio, con gli scampi, un po' di pomodoro, un po' di prezzemolo, un po' di aglio, speziette varie, una ricetta triestina, quindi di Trieste, che mi fa letteralmente impazzire. In generale io sono una persona che ama il pesce piuttosto che la carne, e quindi questo piatto, vabbè, tipo per me potrebbe essere l'unico piatto commestibile in questo mondo. Mangerei soltanto questo tutto il giorno, ad ogni pasto. Qual è il tuo hobby preferito? Qui c'è poco da dire, il mio hobby preferito è senz'altro cucinare, i dolci in particolare. Se potessi fare un viaggio di un mese senza preoccuparti del costo, della logistica e dei visti, cioè potendo visitare qualunque posto, che paese sceglieresti? Allora, io proprio senza alcun'ombra di dubbio rispondo il Giappone. Ho già visitato il Giappone 2 anni fa, ma ci ritornerei praticamente tutti gli anni. Mi è piaciuto tantissimo, ci ho lasciato veramente un pezzo di cuore lì e mi sono ripromessa di ritornarci sicuramente, con la condizione addirittura di non dover badare a costi, tempistiche, eccetera eccetera. Davvero, io volerei dritta dritta in Giappone anche domani. Nonostante io sia sempre stata un amante dell'America, della sua cultura, con il tempo piano piano ho cominciato verso i miei 24-25 anni ad apprezzare tutta la cultura asiatica e giapponese in particolare. Quindi io da quando sono stata in Giappone non faccio altro che pensarci notte e giorno, e me ne andrei lì tipo per un mese, poi ritornerei qui in Italia, vivrei tipo a mesi alterni, un mese qui, un mese lì, un mese qui e un mese lì. Il Giappone è tra le mie future mete, di nuovo durante il periodo sicuramente del voyage, e appunto ci vorrò portare anche
suono, o chiamiamolo rumore, della masticazione. Quindi il mio canale preferito, ovvero quello che mi fa dormire davvero in 0,2 secondi, è il canale di Kim e Liz, Kim e Liz SMR. Soprattutto i loro contenuti race mi fanno dormire benissimo, in maniera profondissima, quindi adoro. Altri canali ASMR che mi piacciono veramente tanto sono il canale di Nano ASMR, e adoro anche tantissimo la dedizione e la perfezione che impiega ASMR France nei suoi video. È eccezionale, i suoi roleplay sembrano dei film, il suo canale sembra una serie TV, lo adoro, è veramente bravissimo. Quali sono i tuoi trigger preferiti? La gravidanza, tutto ok? Segui altri canali ASMR? Allora, per quanto riguarda i canali ho risposto. I miei trigger preferiti sono senza dubbio tutte le tipologie di brushing. La gravidanza, tutto ok? Sì, la gravidanza prosegue benissimo, ormai sono all'8º mese e in particolare oggi, mentre registro questo video, sono ufficialmente entrata nella 34esima settimana. A parte qualche piccolo fastidio, io sto veramente benissimo e non mi aspettavo che la gravidanza fino ad ora potesse andare così bene. Sono veramente molto contenta di questo. Puoi registrare un altro video dove insegni l'italiano. Amo imparare l'italiano dai tuoi video. Sicuramente ho in progetto quello di registrare un video del genere, quindi sì, posso farlo, assolutamente sì, e lo farò. Quali sono i tuoi film preferiti e che tipo di musica ascolti? Allora, il mio film preferito probabilmente è Parasite. È un film che ho visto più di una volta e sono davvero catturata dalla sua trama, perché è veramente originale, è scenicamente girato benissimo e a me piacciono in generale tutti i film che hanno spesso colpi di scena sia all'inizio sia al termine del film, quindi dei film che non annoiano, anche se in generale sono più una persona da film thriller gialli, quindi film un po' intricati, pieni di mistero, no? Dove bisogna anche un pochino riflettere, però in generale se a questa caratteristica si aggiunge anche un focus sul colpo di scena, allora questa tipologia di film mi fa impazzire. Altri film che mi piacciono sono ad esempio Shutter Island, poi ancora Il Grande Gatsby. Musica che preferisco, la tipologia è musica rock, però un rock un po' più leggero, quindi non andando sul troppo pesante, e musica alternativa, quindi elettronico alternativa. Questi sono i miei due generi preferiti. Pubblicherai mai una foto o un video dove mostri o si vede il pancione? Sei fantastica, congratulazioni ancora. No, non mostrerò una foto del mio pancione, della mia pancia, perché come ho già ripetuto più volte, soprattutto in streaming, la pancia o comunque l'estetica che si sta creando di me in questo percorso di gravidanza è qualcosa che sto vivendo in maniera molto personale, molto intima e molto privata.
risposta alla prima domanda: rispettare i miei pensieri e il mio volere, rispettarlo fino alla fine. So che siete curiosi, ma ho tanto bisogno di rispettare la mia privacy e la mia intimità in questo senso. Com'è stata la proposta di Marito Moss? Marito Moss mi ha fatto la proposta di matrimonio a Polignano a Mare, un bellissimo, bellissimo paese della Puglia. Avevamo programmato delle vacanze estive on the road, quindi un 14 giorni circa in giro per la Puglia con l'auto, spostandoci di paese in paese. Come quasi ultima tappa c'è stato appunto Polignano a Mare, un paese veramente da sogno. Aveva prenotato una cena molto elegante in questa location bellissima, 5 stelle, che aveva le sale dove appunto si poteva pranzare o cenare scavate in una grotta che dava direttamente sul mare. Un posto davvero da sogno. Abbiamo fatto questa cena veramente super chic, io ero super emozionata e anche, devo dire, non abituata a quel tipo di contesto sinceramente. A fine cena, quando più o meno tutti i commensali nella sala erano già andati via, lui mi ha fatto avvicinare alla balconata che dava direttamente sul mare e poi si è inginocchiato chiedendomi appunto la mano, ed è stato molto molto intimo anche quel momento, perché nonostante avesse deciso di portarmi in una location dove erano presenti altre persone, lui, conoscendomi e sapendo appunto come sono fatta, di molto riservata, ha avuto davvero l'accortezza di aspettare che le persone andassero via, a parte ovviamente camerieri e gestori di sala, per appunto creare l'atmosfera e farmi la proposta. È stato un momento magico e inutile dirvi che ho pianto nell'immediato, cioè, per poi continuare a piangere e lacrimare per i successivi 2 o 3 giorni. È stato veramente da sogno, veramente veramente tanto. Hai una storia preferita con cui sei cresciuta, magari una fiaba, un mito o un cartone? La storia preferita che ho sempre amato, così come anche il cartone, è stato quello della Bella e la Bestia e Destino Voluto, che mio fratello appunto mi regalasse, il libro che ogni tanto qui sul canale porto leggendo un nuovo capitolo, però antico come il tempo, che altro non è che una storia alternativa alla Bella e la Bestia. Quindi sì, è una storia in generale, la sua trama e anche il cartone in sé per sé mi sono sempre piaciuti tantissimo. Fiaba invece cercavo sempre di farmi raccontare dalla mia mamma quando ero piccolina la storia di Pollicino. Qual era il tuo lavoro o professione ideale quando eri bambina e perché? Quando ero piccola ricordo che avevo la fissa della dottoressa. Mi piaceva tanto l'idea di poter essere una dottoressa quando ero però molto molto piccola. Poi piano piano crescendo, già verso l'età di 10-11 anni,
stessi. Nonostante oggi io non sia più una bambina, continuo a pensare che oltre appunto alla creazione di contenuti rilassanti, quello che mi piacerebbe tanto fare sarebbe quello di aprire una pasticceria e cucinare dolci. Quando ero piccola non ci avevo mai pensato, anche perché non cucinavo tantissimo e difficilmente mia mamma mi avvicinava ai fornelli per cucinare insieme a lei, piuttosto mi faceva fare altre attività come lo sport, il nuoto, il teatro, il canto. Quando tornavo a casa dopo appunto aver avuto queste lezioni di sport, lezioni di teatro, lezioni di canto, lei mi faceva sempre trovare delle torte pronte, ma in realtà erano pochi momenti in cui io li preparavo insieme a lei, quindi la scoperta della passione della cucina poi è arrivata quando effettivamente mi ci sono messa da sola ai fornelli. Cosa ti ha spinto a cominciare nel creare contenuti ASMR e da quanto tempo li crei? Ho cominciato a ridosso del Covid, quindi nel dicembre del 2020 io ho preso proprio piede su entrambi i social, sia piattaforma Viola che questa qui. A partire dal gennaio del 2021 ho cominciato perché c'era la situazione Covid, mi spinse mio fratello perché sapeva che avevo questa passione per l'ASMR e appunto aveva notato che su entrambi i social c'erano molte persone che apprezzavano il format e lo seguivano, soprattutto in tempi un pochino bui come quelli del Covid, dove la sera le persone difficilmente riuscivano a prendere sonno con tutti i pensieri che li attanagliava. Ho cominciato così e io già apprezzavo tantissimo l'ASMR, poi cominciare a creare contenuti ASMR mi ha reso totalmente dipendente dal format e ad oggi la mia vita è assolutamente improntata su questo format. Non riuscirei a farne a meno, davvero. Come hai conosciuto tuo marito? Che tipo è? Come ti ha fatto la proposta? Questa domanda ho già risposto, posso aggiungere qualcosa a riguardo del che tipo è? Allora, marito Moss è un uomo molto spigliato, molto dolce, molto determinato e soprattutto è una persona estremamente premurosa. Io stimo tantissimo mio marito come persona e apprezzo tanto il fatto che sia molto risolutivo e che abbia sempre una soluzione a portata di mano, ha il potere di gestire tutto in maniera assolutamente impeccabile, mi tiene testa. Questa è una cosa che sicuramente adoro di lui, nonostante questo suo carattere molto forte e dolcissimo, anche se lui lo nega, ma la verità è che lo è. Però avere una forte corazza e poi avere una sorta di cuore morbido, secondo me è proprio una cosa stupenda e lui è decisamente la mia persona. Qual è la parte del tuo carattere che ami di più e qual è quella che ami di meno? Allora, quella che amo di più è sicuramente la mia schiettezza e pazienza. Queste sono le due caratteristiche della mia persona che apprezzo di più in assoluto. Il mio essere sincera, schietta, essere senza peli sulla lingua è qualcosa che molte persone mi hanno sempre criticato. Io invece con questo mio modo di fare ho sempre evitato quasi la maggior parte dei problemi e amo il fatto di non fare giri di parole. Trovo che sia anche molto rispettoso nei confronti appunto degli altri e anche di me stessa, della serie rispetto di me stessa. La pazienza è forse il mio
di star lì magari a fare una fila di 5 ore alla cassa di un supermercato senza uscire fuori dalle staffe. Non lo so com'è possibile, ragazzi, ma è possibile. Trovare un modo di magari autocalmarmi, sinceramente mi aiuta tanto, devo dire. Anche la meditazione, io anche in momenti come una fila al supermercato riesco a trovare il modo di meditare. Questo fa in modo che io riesca sempre ad avere il controllo dei miei nervi, che a volte vorrebbero esplodere, saltare via, ma io riesco sempre a domarli bene. Quindi adoro questo mio modo di essere. La parte che amo di meno invece della mia persona è il fatto di non accettare mai aiuto dagli altri, anche quando sono in difficoltà, in estrema difficoltà, e le persone a me care notano questa cosa e cercano di venire in mio aiuto, soccorrermi. Io sono quel tipo di persona che rifiuta con tutte le sue forze ogni tipologia di aiuto. È un meccanismo che scatta nella mia testa nonostante io sia consapevole di aver bisogno di aiuto. In automatico lo rifiuto, punto primo, perché ho sempre la mania di dover avere tutto sotto controllo e dover fare tutto sempre da sola con le mie mani, senza l'aiuto di nessun altro e senza che nessuno possa mettere mano alle mie cose. Punto 2, nonostante siano gli altri a offrire il loro aiuto nei miei confronti, io ho sempre la paura ed il timore di poter essere un peso per gli altri ed un disturbo, nel senso, penso sempre che gli altri possano investire il proprio tempo nel fare qualcos'altro piuttosto che starmi dietro, quindi tendo sempre a dire di no, a rifiutarmi, e alla fine riesco a portare a termine quello che devo fare, o comunque anche riesco a gestire una mia emozione, però lo faccio anche con grande fatica e mi rendo conto a volte che potrei essere un po' più flessibile e farmi aiutare quando ne ho bisogno, invece che fare la Wonder Woman, che poi alla fine non sono. Come è nata la passione per questi video e per quanto vorrei continuare a fare questo? La passione per l'SMR è nata durante il periodo del liceo, quando durante un compito in classe ero entrata completamente in crisi e il suono della matita che appunto produceva la mia compagna di banco mentre scriveva risposte al suo compito mi tranquillizzava, e ricordo che quel suono fece in modo che io potessi poi consegnare il compito e ottenere anche un ottimo voto. Nel momento in cui tornai a casa cercai di ritrovare quel suono su YouTube per poter svolgere i compiti a casa e ritrovare appunto quella sensazione di calma, e trovai appunto l'acronimo ASMR su YouTube e ricordo che al tempo erano pochissimi i contenuti ASMR presenti sul tubo. Per quanto vorrei continuare a fare questo? Beh, per tutta la vita ovviamente. La mia vita è incentrata sull'ASMR, ovviamente. Oltre a fare questo ho anche altri obiettivi, quindi continuerò a farlo, ma lo farò in concomitanza con altre cose. Paesi che vuoi visitare? Allora, vorrei tanto visitare l'Australia, vorrei visitare la Thailandia e la Corea del Sud tantissimo, e vorrei che questi viaggi potessero essere sempre molto avventurosi, quindi anche viaggi di 20-30 giorni belli pieni con un itinerario da impazzire. Insomma, mi piace questo stile di viaggio. Invece io rifiuto proprio il viaggio stile mare, 15 giorni e troppo relax, il troppo relax, il troppo stare fermi non fa per me.
i contenuti troppo veloci, troppo aggressivi, con dei suoni fatti in maniera troppo forte, troppo veemente, mi disturbano un pochino, quindi sì, quelli non li gradisco particolarmente tanto. Qual è la tua tipologia di ASMR preferito? Il mukbang. Mi piace il suono della masticazione, ma paradossalmente soltanto se devo addormentarmi e sto vedendo un video ASMR. Invece se sono a tavola con delle persone, ovviamente come la maggior parte delle persone, non mi fa strapiacere sentire i vari rumorini nella bocca, ovviamente, però questa cosa che la maggior parte delle persone non sopportano a me fa addormentare quando sono a letto stesa e con le luci spente. Una cosa paradossale, ma è la verità, è così. Quando la piccola sarà nata, andrai via da YouTube per un po', oppure dividerai il tuo tempo tra il prenderti cura della piccolina e continuare a fare video su YouTube? Allora, in realtà, per quanto riguarda la creazione dei video dedicati alla piattaforma di YouTube, io ho già in buona parte provveduto, ho creato già, e per creato intendo registrato, editato e programmato dei video per il periodo durante il quale sarò in travaglio barra parto barra primi giorni di vita della bimba, quindi non c'è da preoccuparsi. Io mi sono già portata avanti, ci sono già una decina di video pronti da essere semplicemente pubblicati, quindi per un bel periodo il canale continuerà a portare i contenuti in autonomia perché li ho già programmati. Sti video copriranno circa un mese e mezzo di contenuti con la frequenza con la quale posto qui su YouTube. Tornerò nell'arco di un mese sicuramente a registrare di nuovo, quindi qui su YouTube non mancheranno mai video, sempre ogni martedì, ogni venerdì ci saranno, e troverò certamente il modo di registrare e avere cura della bimba. Si può trovare il tempo di fare tutto quando si ama ciò che si fa e quando si è una persona organizzata. Io sono molto organizzata, quindi non ho dubbi che riuscirò a fare tutto al meglio. Se potessi portare un pezzo di cultura italiana nei tuoi video, quale sarebbe? Beh, sicuramente posso rispondere citando il progetto che è tra i miei pensieri, ovvero quello di aprire un canale di cucina. Voglio portare ricette di cucina, ovviamente cucina italiana perché io sono italiana, magari non in ASMR, ma appunto creare un secondo canale non ASMR di cucina, quindi portare un po' di cucina italiana stile Ila Mossa qui sul tubo. Serie e film preferiti? Per quanto riguarda i film ho già risposto. Per quanto riguarda le serie preferita in assoluto che riguardo e riguardo e riguardo senza mai stancarmi, e ogni volta con tensione e lacrime agli occhi, è Breaking Bad. Io amo quella serie, ed insieme a Breaking Bad io amo anche Better Call Saul. Sono le mie due serie in assoluto preferite, cioè io le amo follemente. Un'altra serie che mi è piaciuta veramente tanto e sto aspettando il seguito è Alice in Borderlands. È veramente bellissima, fatta bene, la trama è eccezionale. Hai mai avuto difficoltà nello scegliere tra una cosa che ti piace di più e una che ti retribuisce di più per quanto riguarda il campo lavorativo? No, io ho sempre scelto quello che mi piace di più rispetto a quello che mi dà più retribuzione. Questo è sicuramente palesato dalla mia scelta di abbandonare il mio vecchio percorso lavorativo e scegliere di buttarmi sui social, assolutamente ignara di come sarebbe potuto andare, semplicemente perché amavo l'idea di poter crearmi un percorso lavorativo creativo. Studiavi, lavoravi prima di iniziare con il canale, cosa facevi? Allora, prima di iniziare con il canale
che mi ha sempre ispirato tantissimo, ma nel momento in cui ho cominciato ad approcciarmi lavorativamente a questo mondo mi sono resa conto di quanto non fosse adatto a me, di quanto non mi stimolassi abbastanza, fino al punto da farmi capire che se avessi dovuto fare quello tutta la vita sarei stata eternamente infelice. Come sei stata cresciuta? Faresti lo stesso con tuo figlio o tua figlia? Sono stata cresciuta sicuramente con tantissima dolcezza. I miei genitori mi hanno sempre coccolata tanto, mi hanno insegnato che cos'è amare gli altri, rispettare gli altri. Mi hanno sempre soprattutto fatto capire quanto è importante il valore della famiglia prima di ogni altra cosa. Questo loro insegnamento ha reso fortissimo ad oggi, sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda mio fratello, il legame che abbiamo con loro. I nostri genitori, parlo sia a nome mio che a nome di mio fratello, sono i nostri migliori amici. Mia mamma in particolare è la mia migliore amica, e avere un punto di riferimento così forte è assolutamente essenziale. Crescere con questa base è, a mio avviso, un fantastico vantaggio, ed è qualcosa che ti non solo semplifica la vita, ma che ti fa sentire sempre protetta e amata, e al contempo ti fa capire quanto sia importante proteggere e amare le proprie persone. Quindi sì, farei anche lo stesso con mia figlia, assolutamente sì. Qual è il tuo consiglio per cominciare a fare stream su Twitch? Un unico consiglio: cominciare se hai passione, ma soprattutto se sei disposto a sacrificarti e ad essere perseverante. Se si è quel tipo di persona che non si lascia battere dalla piccola difficoltà o anche dalla grande difficoltà, se si è disposti a sacrificare qualsiasi cosa, ma soprattutto se la passione è fortissima, allora si può cominciare già da domani. Il consiglio: essere se stessi dal primo momento, anche con i propri difetti, essendo impacciati. Secondo me la cosa più importante è mostrare la propria identità, evitare di emulare qualcun altro, paragonarsi a qualcun altro o creare un'immagine di sé completamente errata, perché tanto prima o poi, se si vuole creare un percorso lineare, pulito, genuino, soprattutto duraturo nel tempo, bisogna sicuramente fare in modo di non creare equivoci, quindi non fare finta di essere qualcun altro e poi improvvisamente trasformarsi in se stessi. Quali sono i tuoi 3 posti preferiti dove andare in vacanza? Allora, sicuramente la mia casa al mare, nel sud Italia, in particolare un paesino della Calabria. Quello è il mio posto proprio preferito di sempre, perché vabbè, ci vado da quando ero praticamente in fasce, quindi è il mio posto del cuore. Ho 1000 ricordi della mia infanzia, quindi sicuramente lo amo. Firenze, mi piace tantissimo Firenze, ci andrei in vacanza tra virgolette, anche per dire una volta ogni 6 mesi, tipo 2 volte l'anno andrei a Firenze, ritornerei sicuramente in Toscana. E un altro posticino, beh, senza allontanarmi troppo dai miei paesi natali, la costiera amalfitana, la costiera sorrentina. Quando appunto ero a Napoli e vivevo a Napoli, era il posto che raggiungevo più spesso per staccare un po' la spina e anche andare via per un piccolo fine settimana e raggiungere
i progetti che ho in mente li ho già divisi con voi. I progetti che ho in mente sono quelli di aprire un secondo canale di cucina, probabilmente non ASMR, e poi nella real life aprire una pasticceria. Questo resterà il mio sogno. Io farò veramente l'impossibile per realizzarlo, anche se è veramente complicato, ma lo farò con tutte le mie forze, ci devo riuscire. Quindi sì, questi sono i miei progetti al momento. Se ne avrò altri, li condividerò sicuramente con voi. Ti piacerebbe viaggiare su una nave da crociera? Ti piacciono gli oggetti costosi? Ti piacciono il formaggio, il vino e il pane? Allora, il viaggio su una nave da crociera non è il mio viaggio ideale, per come ho già risposto prima. Mi sentirei ingabbiata a sapermi su una nave e non potermi muovere più di tanto. A me piace sentirmi libera, spostarmi di continuo, quindi la crociera non è proprio il mio viaggio ideale, anzi è più un viaggio mirato al rilassamento, ma come ho già detto prima, a me non piace quella tipologia di viaggio mirato al solo relax. Per quanto riguarda gli oggetti costosi, sinceramente non sono mai stata quel tipo di persona che va a guardare i brand oppure il prezzo degli oggetti. Mi è sempre piaciuto acquistare quello che semplicemente mi piace, può essere anche qualcosa di molto economico, l'importante è che mi piaccia. Non ho particolari oggetti o particolari brand che mi fanno impazzire, soprattutto di lusso, anzi non ci sono mai stata dietro a queste cose. Infatti non mi piace neanche tanto fare shopping, non è una cosa che mi piace tanto fare. Diciamo che non è una cosa che mi fa impazzire, lo faccio per necessità. E mi piacciono gli accessori, soprattutto gli orecchini, ma non vado a guardare il brand, vado a guardare semplicemente quello che mi piace. Per quanto riguarda formaggio, vino e pane, non amo il vino, non bevo alcolici, formaggio non più di tanto, pane sì, quindi il pane lo mangio. Hai mai pensato di organizzare un evento con i tuoi fan? Sì, l'ho pensato più volte, ma ci penserò in maniera più concreta solo e soltanto se mai entrerò a far parte di un'agenzia. Organizzare un evento con i fan deve essere un'occasione fantastica per creare un legame ancora più forte con la propria community, ma è altrettanto pericoloso, e con tutte le vicende che ho passato negli ultimi tempi, sinceramente lo penso ancora di più. Quindi se mai un giorno dovessi avere la possibilità di creare un evento organizzato con delle persone che possano proteggermi al 1000%, allora sì, lo farò. Ti hanno mai detto che somigli a Partenope del film di Sorrentino? Mi è capitato di essere associata esteticamente parlando a questa attrice Partenope del film di Sorrentino, ma molte poche volte, massimo 2 o 3 volte. Invece mi capita praticamente quasi tutti i giorni di essere paragonata ad Ana de Armas, ma ok. Comunque sì, me l'hanno detto e noto qualche somiglianza, ma molto blanda, e non lo so. Voi che dite? Ti è piaciuta la tua vacanza nel sud della California? Assolutamente sì, e ne ho già parlato in un altro video di questo viaggio, appunto ad ottobre quando sono tornata, potete trovarlo sul canale. Ho amato la California, mi è piaciuta veramente tanto, anche se non era come me l'aspettavo. Devo dire che l'ho apprezzato, e ho apprezzato anche il fatto di trovare una realtà che non credevo esistesse. Bellissimo. Quello che mi è piaciuto di più però è stata l'Arizona. Sei mai stata in Abruzzo, magari Pineto, anche da piccola, magari con i tuoi genitori? Non sono mai stata in Abruzzo, mi manca tra le tappe. Preferisci i roleplay o l'altro tipo di ASMR, quello con i suoni o i movimenti delle mani? Non so come si chiamano tecnicamente. Non ho una grande passione per i roleplay in generale, quindi preferisco l'altro tipo di ASMR, quello un po' più incentrato sui suoni e basta. Ecco, anche stile background
Se sì, quali titoli hai giocato? Mi piace il gaming. Quando ero un po' più piccina devo ammettere che giocavo un bel po' di più. Poi con l'inizio di questo percorso sui social ho cominciato ad avere molto meno tempo, quindi ho dovuto dare priorità delle cose e scartarne delle altre. I titoli a cui ho giocato che mi sono piaciuti di più sono sicuramente Hitman, The Last of Us e ovviamente Resident Evil, tutte le tipologie possibili e immaginabili, perché alcuni video in inglese ed altri in italiano, chi guarda i video qui sul canale può essere italiano così come può essere straniero, e video in italiano li farò sempre perché sono italiana ed è giusto che sia così. Ci sono anche tantissimi italiani che mi seguono, ma il mio obiettivo è allargare il più possibile la community, quindi cercare di creare anche contenuti in una lingua universale che è quella dell'inglese. Mi sembra il modo migliore. E poi, molto francamente, io amo la lingua inglese, quindi per me è soltanto un extra piacere. Per le ultime due domande, frequenti anche l'università e cosa hai studiato, ho già risposto in precedenza. E con questo, ragazzi, voglio dire, non so quanto sia durato questo video, stia durando questo video, ma ho risposto praticamente